Ok, allora, intanto volevo precisare che il corso è dedicato a tutti coloro i quali vogliono approcciare appunto al software Exocad in maniera semplice, veloce, senza troppe complicazioni. Il progetto DB parte sempre dall'interfaccia DB, dove è prevista la registrazione di un clinico, di un paziente e eventualmente del tecnico che sta elaborando il caso. Abbiamo impostato un ordine come corona monolitica, intermedio ridotto, corona ridotta. Ovviamente ogni elemento può essere impostato scegliendo il tipo di lavorazione, il materiale e altre cose che vengono inserite nel protocollo che magari verranno spiegate dettagliatamente nei corsi specifici. I denti adiacenti, basta indicare i due denti adiacenti 43 e 47 e un dente qualunque per indicare l'antagonista. In questo caso abbiamo anche scelto un articolatore, come vedete articolatore Asta per Artex in alluminio, ma all'interno troverete una lista di più articolatori che poi andremo a vedere. Salviamo il progetto, apriamo il CAD e nel CAD troveremo questa situazione, cioè il nostro modello con i tre elementi da ricostruire, un antagonista e la opportunità di poter attivare oppure no, perché se vado avanti senza attivare l'articolatore virtuale ovviamente lui mi salterà questo passaggio. Noi lo attiveremo e vedremo semplicemente due cose molto veloci senza addentrarci nei particolari, perché non è oggi la giornata indicata per spiegare appunto le attività dell'articolatore. Lo attiviamo, vedete che lui ci dà subito il suo articolatore virtuale, che in questo caso appunto abbiamo scelto articolatore A, che è un Artex in alluminio, ma vedete che è possibile nella lista articolatori scegliere una serie di articolatori che tra l'altro hanno inserito anche dei nuovi, tipo il Denar, il BioArt eccetera. Potete scegliere qualunque tipo di articolatore. Vedete, se cambiate l'articolatore ovviamente cambiano anche i valori di questo articolatore, per cui vanno impostati o a valori medi o a valori individuali, medio individuali, a secondo di quello che ci viene fornito dallo studio. Noi lavoreremo adesso ad esempio con l'articolatore A, che è la cosa un po' più semplice da utilizzare, dove ci sono dei valori appunto medi, che sono un Bennett a 10 gradi, un immediato a 0,5 e degli angoli di eminenza a 35 gradi. È ovvio che se io queste eminenze voglio andarle a cambiare, posso cambiarle tranquillamente e vedrete che le ceste si vanno a settare esattamente su quello che decideremo. Quindi in questo caso magari le mettiamo a 25, vedete che la cesta si setta immediatamente a 25. La stessa cosa dall'altra parte, è un po' quello che appunto andremo a riportare, gli stessi valori applicati nell'articolatore a banco. Applichiamo queste nostre informazioni che abbiamo inserito in maniera diciamo non proprio individuale, però facendo finta che abbiamo dei valori individuali, e lui memorizza e registra questi movimenti. Questi movimenti l'articolatore li conserva e ce li farà applicare durante appunto l'esecuzione della nostra riabilitazione protesica. Una volta che ha terminato questa simulazione, tutto quello che è il lavoro dell'articolatore ce lo troveremo, come vedrete tra un attimino, in alto a destra, senza appunto la visione globale dell'articolatore che ci darebbe appunto in traccio a livello visivo in fase appunto di lavorazione. Come dico sempre io, in questo caso vedete che se io vado a fare questo tipo di movimento di lato protrusione sinistra, vedete che lui non va in guida canina in questo momento. Perché? Perché ha un'intrusione posteriore su questo molare, si vede benissimo perché c'è una guida posteriore su questa cuspide palatale. Ovviamente nel momento in cui arriverà in guida canina, vedete che lui dà anche un gran colpo a questo canino qui e ci genera questo tipo di problema. La stessa cosa dall'altra parte, vedete che c'è una sbeccatura su questo laterale, perché la guida sarà di gruppo posteriore da questo lato, come vedete, e
nel momento in cui, e non va ancora in protezione canina come vedete, nel momento in cui lui prima di andare in protezione canina, bam, mi dà un colpo sul laterale, me lo scheggia e mi crea questo problema. Quindi bisogna andare a lavorare su questa zona per poter proteggere questo laterale. Detto questo, che è un po' appunto l'ABC dell'occlusione, ovviamente non mi arrogo, non mi permetto di parlare di tecniche o di modalità particolari, andiamo avanti con il Wizard e lui ci porterà immediatamente nella scelta delle linee di margine. Le linee di margine sapete che per qualità di STL è possibile rilevarle con un semplice punto e lui automaticamente andrà a cercare la linea di margine. Questa linea di margine può essere anche modificata per punti e quindi interagire su alcune parti specifiche e andarle comunque a controllare individualmente. La stessa cosa viene fatta per l'elemento successivo. Le indicazioni ci vengono date comunque dal software, vedrete che adesso ci indicherà linea di preparazione del dente 46, eccolo qui, e lui traccerà come prima la linea di margine che posso comunque sempre modificare e sistemare in maniera individuale. Qualunque cosa, in qualunque fase, soprattutto per i non esperti, c'è l'opportunità di avere un punto interrogativo qui che aprirà in automatico un Wikipedia in italiano e vi porterà su una pagina specifica di Exocad dove c'è tutto il dettaglio e tutta la spiegazione punto per punto e passo per passo, quindi siete tutelati sotto ogni tipo di aspetto e sotto tutti i punti di vista. Quindi se io non mi ricordo come vado a modificare, entro in questo punto interrogativo e lui questa fase me la gestisce con questo wiki. Prossimo step, andando avanti, quindi io sto seguendo un Wizard, non parleremo oggi di fuori Wizard, quindi un caso molto semplice, ho impostato la direzione unica per ponte, cioè lui calcolerà l'asse di inserzione di questo ponte in maniera univoca. Se io spengo questa opzione, lui mi farà un calcolo individuale elemento per elemento, quindi in questo caso mi sta bene l'asse di inserzione unico, vado avanti e il software si predisporrà per quelli che sono i calcoli dell'interno corona, quindi gap cemento, distanza dal margine, raggio fresa, eccetera eccetera. È ovvio che oggi faremo il tutto in maniera molto spiccia, molto rapida, perché si tratta appunto di una demo live e non di un webinar, però il tutto potrà essere approfondito nei prossimi webinar e nei prossimi corsi, eventualmente anche a livello individuale. Ok. Ecco qua il tempo di calcolo e lui ci porta nella modalità appunto di gap cemento e spessore cemento. Quindi io solitamente su riabitazioni come questa viaggio dai 35 micron in su e do una distanza, se ho una preparazione di questo genere, 1 mm dal margine, che ovviamente può essere cambiata, quindi abbassata come vedete verso il margine o alzata per creare più ritenzione. Abbiamo sempre una terza zona che può essere aggiunta, quindi prendendo il pennellino vado ad aggiungere del materiale. In realtà penso di aggiungere il materiale, ma come spiegavo anche l'altro giorno, vedrete che nella sezione lui non aggiunge materiale in questo caso, ma va a sottrarlo, quindi metterà 1 micron di materiale qui, che ovviamente parliamo di micron digitali, quindi non è proprio perfettissimo, motivo per il quale se io voglio aggiungere 10 micron o 5 micron devo cambiare questo valore e portarlo da 35 a 40 e vedete che automaticamente questa distanza diventerà di 40 micron, 44 micron. Bene, detto questo posso valutare la larghezza del bordo, che è di 2 decimi, l'angolazione, l'altezza dell'angolazione e soprattutto il raggio fresa, cioè il pre-calcolo del lavoro dell'ultima fresa che lavorerà all'interno della corona, cioè la fresa da 1. Quindi posso dire che ha un offset invece che di 1 e 2 per andare a bypassare magari tutti quegli angoli, come vedete qui, siccome lavoriamo su superficie STL, questi angolini magari li perderemo, per cui gli diciamo che la fresa è leggermente più ampia, in modo tale che lui sa già che deve andare oltre quei limiti.
Passaggio successivo, prevede appunto un calcolo appunto dello spessore minimo. Come vedete, come già impostato nella scheda iniziale, sarà stato calcolato a 0,5-0,6, lo decidete voi. Lui va a creare questa capsula di protezione oltre il quale non bisogna andare, non si può andare, il software non mi permette di andare. Quindi ho la modalità anche di poter copiare i denti naturali, cosa che non vedremo oggi, ma magari faremo un altro tutorial dove mostrare come funziona esattamente questa applicazione. E vado avanti e lui distribuirà 3 elementi da libreria. Come vedete, se ha tutti i valori ben coordinati, cioè la distanza tra meso e disto, gli spazi e l'antagonista, vedete che lui fa già un buon lavoro mettendo i denti abbastanza in maniera corretta. Vi ricordo che avete delle modalità molto rapide di spostamento, cioè prendendolo con il mouse potete muovere e andare a cercare la centrica di questo elemento, potete aumentare e diminuire con lo shift il volume totale del dente e potete invece ruotare con il tasto control della tastiera, quindi potete fare tutti i movimenti di cui avete bisogno per posizionare questi elementi in maniera più corretta possibile e soprattutto in maniera dinamica. Il tasto control, il tasto shift premuto contemporaneamente ci permetterà di aumentare o diminuire da un verso all'altro, cioè vestibolo palatale o mesio-distale e così via. Quindi una volta che abbiamo posizionato anche con questa mappa colori, vedete, senza utilizzare l'antagonista, gli stop di centrica desiderati, seguendo la propria tecnica, la propria caratteristica che volete e che volete utilizzare, andrete a vedere riapplicando l'antagonista che più o meno lo abbiamo centrato. Possiamo migliorare alcuni aspetti in maniera individuale, appunto mettendo sull'antagonista, però se 2 più 2 fa 4, di solito vedete che insomma si commettono pochi errori. Una volta applicata la posizione, lo step successivo, il software unirà quello che vedete qui, questo STL da libreria, alla linea di margine che abbiamo delimitato, e oltre questa linea di margine non potrete più andare, o meglio, al momento non potete modificarla, è possibile farla in fuori wizard eccetera, però ci atteniamo oggi alla guida, al tutorial base, dove in questo momento questo percorso grigio delimitato è intoccabile. Tutto il resto che è al di sopra, che adesso si configurerà in colorazione gialla, potete ottimizzarla e migliorarla, muoverla e fare quello che volete in fase di modellazione quasi analogica, perché avrete gli strumenti, come vedrete, per poter lavorare come se foste al banco, con gli stessi strumenti e le stesse caratteristiche. Quindi vi cercherò di spiegare gli strumenti che abbiamo a disposizione. Il free, che ci permette di aggiungere, rimuovere, tenendo premuto lo shift, vedete diventa negativo, o lisciare una superficie, e abbiamo questo strumento che diciamo è il classico spatolone che avevamo al banco, che può avere questa dimensione massima, questa dimensione minima, ok? Poi abbiamo quello che io chiamo, essendo un diplomato degli anni 80, Peter Thomas, che permette di aggiungere materiale in questo modo, vedete diventa positivo, o di togliere materiale o di lisciare materiale, quindi molto dinamico, molto veloce, molto carino da usare. L'altro strumento è il cilindro, che a queste dimensioni io utilizzo soprattutto per delimitare le parti, gli stacchi coronali tra corona e radice, appunto, che poi una volta che lo andiamo a sistemare e a lisciare vi permette di lavorare in maniera un po' più personalizzata, come dire, quindi posso fare dei lavori particolari su tutto quello che è la superficie del dente. Tra l'altro vi ricordo che avete sempre la possibilità di applicare il modulo TrueSmile, che vi determinerà appunto la colorazione simil naturale,
ma oltre questo tipo di colorazione in base alla scala vita, potete sotto strumenti andarvi a cercare appunto questa scala che prevederà appunto la 1 che sarà diversa dalla 3,5, vedete più cromatico e così via, dal B2 eccetera. Ma la cosa importante è che avete, oltre alla colorazione oro, anche la colorazione metal, che vi permette di fare un po' quello che è il lavoro di texture, anche se non siete in grado di fare magari all'inizio della micro texture, ma almeno la macro texture riuscite a gestirla non avendo appunto l'abbaglio, come vedete, del giallo. Ok, potete spegnerla quando volete. Oltre alla modellazione manuale, diciamo per aggiunta o per sottrazione, possiamo andare in anatomico, dove questa modalità si muove per cuspide, quindi gestite questo grado di abrasione che vogliamo a questo punto. Per parte del dente, nel caso in cui voglio creare un contatto magari maggiore in alcune superfici, tipo qua lo forziamo così poi lo controlliamo. Dente intero, ho sbagliato completamente la posizione dicentrica di questo elemento, quindi vado a riruotarlo in maniera tale che abbia i contatti desiderati a livello occlusale, e le creste che gestiscono appunto tutte quelle piccole crestine secondarie, come vedete, che poi ci permettono anche di andare a fare i solchi in maniera dinamica e non per taglio, cioè come si fa normalmente al banco e non come siamo abituati a farli noi, cioè per taglio, ma vanno fatte per addizioni di parti. Quindi in questo modo vedete che la modellazione assume diciamo, un dinamismo leggermente diverso. Bene, l'altro automatismo è l'adattamento automatico, che prevede appunto un adattamento dell'intermedio. Vedete che non è adattato, io di solito adatto sempre a 0 alla gengiva, quindi lui mi farà un set azzerato perfettamente sulla gengiva. L'occlusale, che in questo caso vedete lui si predispone in maniera statica o dinamica, proprio perché abbiamo scelto di utilizzare l'articolatore, quindi lui in fase di ottimizzazione di questa occlusione tenderà a fare questi movimenti. Se c'è qualcosa che tocca prima, lui ce lo controlla in questa fase, quindi andremo a fare un'occlusione di tipo dinamico e lui ci farà un taglio abbastanza dinamico con i valori che ovviamente abbiamo messo non individuali di questi precontatti occlusali. L'altro adattamento è il prossimale, e in questo caso ho due opportunità: o adatto mantenendo le forme, cioè lui farà una piccola costruzione di tutti gli elementi fino a che non spariranno i precontatti prossimali, vedete? Ok. Inoltre in anatomico è possibile sempre gestire e andare in modellazione anche senza lavorare con l'aggiungi e rimuovi, ma semplicemente muovendo delle piccole parti o delle grandi parti. Perfetto, c'è anche una parte attacchi che non vedremo oggi, dove poter applicare appunto delle booleane aggiuntive o sottrattive, cioè aggiungere degli elementi STL in aggiunta appunto in sottrazione, compreso appunto gli attacchi. Fase di riduzione. La fase di riduzione prevede appunto che possa decidere cosa fare, quindi in questo caso è stato deciso di fare una monolitica simulare come da ordine iniziale. Vedete, abbiamo scelto corona anatomica, mentre le altre sono cappette ed intermedio ridotto, e quindi decido di quanto ridurre, ok? Se voglio trascurare alcune parti, cioè cambio idea, voglio tutto monolitico, oppure no, non voglio nulla monolitico, oppure voglio una banda linguale di quanto alta, 2 mm, solo sul perimetro linguale, lui mi farà una banda linguale sul perimetro linguale. In più io un'altra cosa che onestamente non amo molto è quello di far mettere ceramica nella zona di appoggio dell'intermedio, quindi magari vado a preservare in blu questa zona in maniera tale che lui non la ridurrà e avremo un appoggio nel caso in cui fosse metallo o anche magari materiale bianco come la zirconia, quindi non ci creerebbe un grosso disequilibrio armonico ed estetico, per cui decido di applicare queste riduzioni, le applico e
facendo finta per esempio che qui ho un problema anche di un punto di occlusione che non ho spazio per ridurlo, lo trattengo e lui tutto quello che è in blu praticamente mi va a ridurre, e quindi avremo una struttura di questo genere con appoggio mucotico, banda linguale o palacanica che eventualmente in caso di zirconia che non ha adesione chimica, vedete dove non ho spazio ovviamente lui me lo segnala, e quindi creare tutte quelle ritenzioni sia di tipo meccanico che di tipo appunto di contrazione in fase di cottura della ceramica. Quindi andiamo a creare questi spazi, addirittura magari c'è anche qualcuno che gradisce questo tipo di depressione in questo senso anche vestibolarmente. Anche qui ripeto dipende molto dalle scuole di pensiero. Una cosa importante secondo me è quella che riusciamo comunque a tenere sotto controllo sempre con la nostra maschera dell'anatomia, quindi nel caso in cui io effettuo un disegno attraverso la sezione posso sempre permettermi di vedere se questo spazio che ho creato è sufficiente o meno. Nel caso in cui non lo fosse, vedete che io posso in maniera dinamica andare a muovere questa parete e valutare lo spazio congruo e corretto per la ceramizzazione in base alle nostre caratteristiche personali. Quindi avete sempre tutto controllo, per cui potete andare leggermente a migliorare questi spazi in senso vestibolare, ok? Quindi gestite sempre tutto in maniera molto dinamica e secondo me anche molto più semplice rispetto alla lavorazione analogica. Soprattutto dall'alto potete valutare che magari questo corrugatore non è stato disegnato perfettamente seguendo la forma dell'anatomia, e quindi vado a correggerlo anche da questa visuale. Okay. Vi ricordo che avete sempre delle visuali guidate da Exocad, che sono le classiche dall'alto, dal basso, frontale, laterale, avanti, dietro eccetera, ma potete crearvene una vostra personale. Ad esempio la volete sempre in questa posizione, aggiungete una vista personalizzata, quindi oltre a vederla così, così, così eccetera, potete vederla con la vostra vista personalizzata. Benissimo, siamo in fase conclusiva di questo lavoro. Quello che volevo trasmettermi è il fatto non di cosa io sappia fare, ma cosa voi potreste fare. Quindi vi ricordo che questo è un software CAD, quindi un software di modellazione, per cui vi permette di fare qualunque cosa in qualunque momento, compreso la vostra passione magari di giocare un po' e andare a creare anche delle cose che non siano prettamente dentali. Vedete, lui fa quello che dite voi, quindi questa è una dimostrazione proprio per spiegarvi che il software è semplicemente un software CAD e quindi voi tecnicamente potreste fare quello che volete. Io poi non sono bravissimo a creare figure, ma è solo per spiegarvi il concetto. Che cosa è possibile realizzare. È ovvio che tutto quello che voi avete realizzato potete anche poi andarlo a macchinare, nel senso che questo progetto è un progetto che adesso nella fase finale di trasformazione diventerà STL e questo STL ovviamente finirà nella cartella appunto dell'ordine, dove sotto avremo la nostra cartella Explorer e all'interno avremo il nostro STL che si chiamerà Bridge SLM CAD, cioè Selected Laser Melting, cioè è stato ottimizzato per fare del laser melting. In realtà prenderemo questo file e il file di costruzione, l'Info Construction, lo invieremo al nostro centro di riferimento o nel caso in cui abbiamo una produzione in house lo manderemo direttamente al software CAM di produzione sul nostro PC. Con questo io ho concluso, vi saluto, vi ringrazio e vi aspetto al prossimo appuntamento di G-Shape. Abbracci digitali.